Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme il giglio, come promesso. Quando ho realizzato appunto l'iris vi avevo promesso che avrei realizzato anche il giglio per il sondaggio che ho fatto sulla mia pagina Instagram, in cui vi ho fatto votare fra l'iris e il giglio. Voi avete votato in percentuale maggiore l'iris, però il giglio ha avuto una percentuale veramente alta, quindi vi avevo promesso che lo portavo qui sul canale e lo faremo insieme alla foglia. Oggi lo realizzeremo bianco. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare appunto a seguirmi sulla mia pagina Instagram e la mia pagina Facebook Passione Uncinetto, dove appunto, a parte qualche piccola anticipazione dei video che andrò a portare qui sul canale, avrò modo di fare dei sondaggi, di dialogare in un certo modo anche con voi, e vi esorto a inviarmi le foto dei vostri lavori realizzati con i miei tutorial. Per questo progetto avremo bisogno cotone numero 5 bianco, perché infatti lo realizzeremo bianco, cotone numero 5 giallino per fare i pistilli e cotone numero 5 verde. Lavoreremo il tutto con uncinetto 1,75, poi avremo bisogno fil di ferro, pinze, forbici, gutte perca e poi, se volete inserire il gambo e quindi fare il fiore col gambo e con le foglie, potete utilizzare il fil di ferro plastificato, quello che si utilizza per le recinzioni. Prendiamo il cotone bianco, facciamo un cappietto che stringiamo e quindi non contiamo e lavoriamo 25 catenelle. Fatte le nostre 25 catenelle, rientriamo nell'ultima catenella che abbiamo fatto e facciamo una maglia bassa. Proseguiamo con un'altra maglia bassa, quindi 2 maglie basse in tutto, e nelle catenelle successive lavoreremo 3 mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Proseguiamo, prendiamo il filo sull'uncinetto con 6 maglie alte, quindi 1, in quella successiva facciamo la seconda, quindi 2, 3, 4, 5 e 6. Proseguiamo in quella successiva, facciamo 2 maglie alte nello stesso punto di base e rifacciamo nelle catenelle seguenti altre 6 maglie alte. 3, 4, 5 e 6. Filo sull'uncinetto e faremo una mezza maglia alta, faremo poi la seconda, quindi 2 in tutto, quindi 1 e 2,
e negli ultimi 4 punti faremo 1, 2, 3 maglie basse e nell'ultima catenella faremo 3 maglie basse nello stesso punto, quindi 1, 2 e 3. Quindi di conseguenza voltiamo il lavoro e dall'altra parte dobbiamo ripetere le stesse cose, quindi iniziamo con le maglie basse, quindi lavoriamoci le 3 maglie basse, continuiamo con le 2 mezze maglie alte e poi faremo le 6 maglie alte, 2 maglie alte nello stesso punto, 6 maglie alte e poi l'inizio che erano 3 mezze maglie alte e 2 maglie basse. Arrivati all'ultimo punto facciamo una catenella e ci agganciamo al primo punto dall'altra parte facendo una maglia bassa seguita da un'altra maglia bassa, quindi 2 maglie basse, filo sull'uncinetto e faremo 2 mezze maglie alte, 1 e 2, dopodiché lavoreremo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Nella maglia successiva lavoreremo 2 maglie alte nello stesso punto. Continueremo con 3 maglie alte nelle rispettive maglie sottostanti, quindi 1, 2 e 3. Nella successiva 2 maglie alte nello stesso punto. Tre maglie alte consecutive, 1, 2 e 3, 2 maglie alte nello stesso punto, nel punto seguente, una maglia alta e poi ci lavoreremo 3 mezze maglie alte nei punti seguenti, 1, 2, 3, poi faremo 5 punti bassi, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Qui siamo arrivati nella parte centrale, continuiamo e facciamo un punto basso e riprendiamo nell'altro punto facendo sempre 5 punti bassi, quindi non faremo nessun tipo di aumento o doppia maglia nella punta, però faremo sempre un punto per ogni maglia sottostante. Da qui cominciamo 1, 2, 3, 4 e 5 e continueremo a fare quello che abbiamo fatto dall'altra parte, 3 mezze maglie alte, poi faremo i gruppetti di 2 maglie alte nello stesso punto con separati intervallati con le 3 maglie alte fino ad arrivare all'inizio del petalo. Arrivato all'ultimo punto ci entriamo nella catenella che abbiamo fatto per passare dall'altra parte con punto bassissimo e ci portiamo al centro. Qui tagliamo un pezzetto di fil di ferro che ci deve bastare per contornare il petalo e deve essere qualcosina più lunghetto.
lo affianchiamo al petalo e lo inseriamo come facciamo sempre con punti bassi. Quindi facciamo un punto basso per ogni punto sottostante e così ci agganciamo e ci lavoriamo il fil di ferro nel contorno. Arrivati all'estremità, pieghiamo un pochino il fil di ferro e nell'ultimo punto, nel punto centrale, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nell'ultimo punto e ricominciamo con una maglia bassa per ogni punto sottostante, sempre inserendo il fil di ferro fino alla fine. Quindi continuiamo a lavorarci il nostro petalo così per come si presenta, quindi punto su punto. Arrivati qui alla fine, all'ultimo punto, rientriamo dall'altra parte, prendiamo il nostro filo e con maglia bassissima chiudiamo il lavoro. Tiriamo il filo e sistemiamo il nostro petalo. Sistemiamo il petalo, lo stringiamo col fil di ferro, facciamo passare come facciamo sempre il filo, lo sigilliamo e possiamo tagliarlo. Nella parte superiore facciamo un piccolo pieghetta, quindi rendiamo il petalo più a punta e di questi petali ne dobbiamo fare in totale 6. Io gli altri 5 ce li ho pronti, quindi i petali del giglio sono pronti. Prima del montaggio dobbiamo fare i pistilli. Quindi prendiamo il cotone giallo, quindi preso il cotone giallo, prendiamo un pezzetto di fil di ferro che abbiamo tagliato precedentemente, affianchiamo il cotone al fil di ferro e lo attorcigliamo. Nell'estremità superiore, dopodiché lo pieghiamo. Diciamo che solitamente sono i pistilli che io solitamente faccio nei miei fiori, quindi lo attorcigliamo per bene. Fino ad arrivare a un'altezza, almeno io mi regolo così, prendendo il petalo dobbiamo arrivare all'incirca a questa altezza come pistillo, quindi dalla base, da qui all'incirca qui. Quindi lo facciamo di tutti i 5 della stessa altezza, quindi della stessa lunghezza, tenendo conto di questo punto di riferimento. Almeno io giustamente vi dico quello che solitamente faccio io, il mio punto di riferimento. Quindi attorcigliamo fino ad arrivare all'incirca a quella lunghezza. Facciamolo un altro pochino.
Dopodiché lo appunteremo per bene. Potete utilizzare anche un goccino di colla, anche colla normale per sigillarlo, e possiamo tagliare il filo. Di questi ne dobbiamo fare 5. Di questi ne dobbiamo fare altri 4 che io già ho pronti, e quindi possiamo fare già il montaggio del fiore e dopo ci dedicheremo a fare la foglia. Prendiamo i pistilli, li allineiamo, poi prendiamo il fil di ferro di uno e agganciamo tutti quanto li teniamo fermi, così. Poi prendiamo il primo petalo, qua è la parte dritta, la dobbiamo affiancare ai pistilli e attorcigliamo nel fil di ferro. Prendiamo il secondo petalo, lo mettiamo sempre in corrispondenza del primo, lo sistemiamo e attorcigliamo. Poi prendiamo il terzo petalo, lo sistemiamo così, dopo averlo sistemato attorcigliamo anche questo. Quindi abbiamo i primi 3 petali che ci formano tipo un bocciolo. Infatti, se vorrete fare poi i boccioli del fiore, vi conviene farli così, con 3 petali e 3 pistilli, no 5. Quindi potete comunque utilizzare questo metodo già per fare il bocciolo di sopra del fiore. Mentre per quanto riguarda il bocciolo, quello là che si trova, solitamente si fa verdino, o lo potete fare dello stesso colore del fiore, prendete 2 petali, li unite così, quindi dalla parte dritta, li cucite esternamente e li imbottite, lasciate una fessura, le imbottite e fermerete quello che poi si trova nella parte superiore del giglio. Questo ve lo spiego perché io non lo faccio qui in questo momento, però è molto semplice formare tutti i pezzi del giglio, quindi fare il giglio normale per come proprio il fiore, poi fare il bocciolo e poi fare questo bocciolo a 2 petali chiuso. Quindi noi continuiamo il nostro montaggio, quindi questo fra i 2 petali sistemiamo l'altro petalo che sarebbe il quarto e attorcigliamo sempre ben stretto il fil di ferro. Qua vi potete aiutare con delle pinze per essere, magari per non farvi male, cioè col fil di ferro per metterlo più stretto. Sistemiamo il quinto petalo, qui, dopo aver trovato la posizione stringiamo il fil di ferro, poi prendiamo l'ultimo petalo e lo sistemiamo fra gli altri 2, quindi i restanti. Questo gli facciamo fare 2 giri proprio qui nella parte di sopra e poi lo facciamo scendere. Quello che ci ritroveremo è il fiore montato così. Ora
cominciamo ad aprire i nostri petali. Quindi prendiamo il primo, apriamo il secondo e apriamo il terzo, quindi quelli esterni. Dopodiché partiamo con quelli interni, facciamo una pressione qui al centro e lo apriamo, col dito facciamo una pressione qui e apriamo anche il secondo, e la stessa cosa facciamo con il terzo interno. I pistilli poi li sistemerete come meglio credete, comunque io li lascerò così, e abbiamo formato il nostro giglio. Questo è quello rosa che io già avevo fatto e il giglio è pronto. Ora siamo pronti per fare la foglia. Quindi questa fogliolina che verrà sistemata nel gambo del giglio. Poi se vorrete fare una piantina la mettete sia proprio alla base, però qualche foglia nel gambo del giglio ci sta. Quindi per fare questa foglia cominciamo a prendere il verde, quindi la iniziamo. E qui avviamo 40 catenelle, quindi facciamo il nostro cappietto, lo stringiamo perché non lo contiamo e ci lavoriamo 40 catenelle. Fatte le nostre 40 catenelle, cominciamo dalla prima catenella che ci ritroviamo, facciamo 3 maglie basse, quindi 1, nella prossima facciamo la seconda e nell'altra facciamo la terza, quindi 3 maglie basse, filo sull'uncinetto, nella successiva facciamo una mezza maglia alta, poi facciamo la seconda in quella seguente e poi facciamo la terza, quindi riepilogando 3 maglie basse e 3 mezze maglie alte. Continuiamo con 25 maglie alte consecutive, quindi ci lavoriamo per ogni catenella sottostante una maglia alta fino ad arrivare a 25. 4, 5, 6. Fatte le nostre 25 maglie alte, facciamo 4 mezze maglie alte, 1, 2, 3, 4, poi facciamo una maglia bassa, 2 maglie basse, 3, e nell'ultima catenella lavoreremo 3 maglie basse nello stesso punto, 1, 2 e 3, e ripeteremo quello che abbiamo fatto finora, cominciando dalle maglie basse, mezze maglie alte, le maglie alte, e andiamo a finire sempre con mezze maglie alte e maglie basse. Fatta l'ultima maglia, ci portiamo sempre al centro con maglia bassissima, tagliamo un pezzetto di fil di ferro e ci contorniamo tutta la foglia sempre con maglie basse. Quindi prendiamo dal primo punto e facciamo una maglia bassa per ogni
maglia sottostante e nella parte in cima alla foglia faremo sempre nell'ultimo punto maglia bassa, catenella e maglia bassa. Dopodiché continueremo anche dall'altra parte con tutte una maglia bassa per ogni maglia, sempre inserendo il fil di ferro. Arrivati all'ultimo punto, ci colleghiamo dall'altra parte, tiriamo il filo a maglia bassissima e lo tiriamo. Sistemiamo la foglia, quindi facciamo aderire per bene il fil di ferro, lo sistemiamo, lo facciamo passare all'interno, agganciamo il filo e agganciamo il lavoro. Tagliamo il cotone e facciamo come abbiamo fatto per il petalo, diamo una leggera piccola curvatura, una piccola piega nella parte superiore, e questa è la foglia. Se voi vorrete fare delle foglie diverse di misura è semplicissimo. Io questa l'ho fatta di 40 catenelle, voi dovete mantenere l'inizio e la fine uguali, quindi iniziare con 3 maglie basse e 3 mezze maglie alte e la finale di 4 mezze maglie alte e 4, quindi 3 maglie basse più quello là centrale, le 3 maglie centrali. Le 25 maglie alte sono regolabili, quindi se la volete fare leggermente, fare delle foglie comunque diverse di grandezza, potete fare dovete cambiare le catenelle le maglie alte centrali, quindi in questo caso ce ne vanno 25. Se voi diminuite, fate una foglia di 30 catenelle iniziali, ne avrete 15. Se volete fare una foglia di 50 catenelle iniziali, ne avrete 35 maglie alte centrali. Solo quelle dovete variare, mentre l'inizio e la fine devono essere sempre uguali. Questa è un'accortezza che vi dico io, così che potete fare comunque delle foglioline diverse di misura. Il video è terminato. Qui abbiamo i due gigli, quello realizzato insieme e quello che avevo già realizzato rosa. Voi li potete fare di tutti i colori che volete, sono veramente vistosi e belli a vedersi, utilizzabili per composizioni oppure per arricchire veramente dei vasi di fiori, perché sono belli. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un mi piace al video, condividetelo, mi raccomando. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Io vi ringrazio tantissimo di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.